Dopo il video sulla periodizzazione di settimana scorsa, oggi approfondiamo l'argomento parlando di pianificazione dell'allenamento. Nella descrizione del video troverete tutti gli studi e i testi di riferimento. Abbiamo visto che esistono diversi modelli di periodizzazione e che questi modelli sono strutturati in cicli. In base a questi cicli potremo avere una pianificazione dell'allenamento annuale, mensile, settimanale o giornaliera. Nel piano annuale, che può essere anche quadriennale nel caso di atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, verranno inserite tutte le principali competizioni dell'anno e i tempi di recupero, in base ai picchi di forma che l'atleta dovrà raggiungere per queste competizioni. La sindrome generale di adattamento, la teoria di adattamento al recupero della fatica allo stimolo e il modello della fitness fatigue ci mostrano come uno stimolo e un recupero sufficienti permettano il processo di supercompensazione. Per questo motivo, al fine del raggiungimento di alti livelli di performance, il piano annuale andrà periodizzato, ovvero suddiviso in periodi, rendendolo così più gestibile e più facile da monitorare. In questo modo l'allenamento sarà più bilanciato ed efficiente e potranno essere programmati obiettivi a breve e medio termine. In questa slide trovate le componenti della pianificazione annuale. Mettete in pausa il video per leggerle. Vediamo ora la pianificazione mensile e settimanale. Quest'ultima dipenderà molto dalla presenza di competizioni più o meno importanti. Idealmente l'atleta dovrebbe arrivare alla competizione riposato, con i muscoli belli carichi di glicogeno, riserve di glucosio nel sangue, libero da infortuni e completamente concentrato sull'obiettivo. So che questi concetti potrebbero essere ovvi e semplicistici, però è responsabilità e lavoro dell'allenatore assicurarsi che l'atleta arrivi alla competizione in questo stato di forma e per farlo ci sono delle regole che devono essere rispettate. Prima di tutto sarà necessario identificare e pianificare il taper, ovvero il tempo di recupero. Quando sentite parlare di tapering si intende il recupero. In una pianificazione settimanale il taper inizierà subito dopo la sessione di allenamento più pesante, ovvero una sessione di allenamento ad alta intensità e alto volume. Se prendiamo per esempio gli sport di squadra, dove le partite principalmente si giocano il sabato, la sessione di allenamento più pesante avverrà il lunedì o il martedì o addirittura il mercoledì, per permettere agli atleti di migliorare ma avere comunque un paio di giorni per recuperare ed essere così pronti per la partita. Far affaticare l'atleta nella settimana della competizione per trarre qualche guadagno in più dalla supercompensazione potrebbe non essere una buona idea, perché gli effetti potrebbero essere più deleteri che benefici. Mentre una sessione di allenamento a basso volume e alta intensità da 3 a 5 giorni prima della competizione manterrà e migliorerà il picco di potenza senza ridurre drammaticamente le riserve di glicogeno. Altro fattore da prendere in considerazione è l'influenza dei ritmi circadiani, ovvero nell'arco delle 24 ore il corpo umano ha delle fluttuazioni per quanto riguarda i livelli di energia, quindi l'energia non è mai la stessa durante l'arco della giornata. Queste fluttuazioni vengono definite ritmi circadiani. Va da sé quindi che un atleta che giocherà una partita alle 11 del mattino, alle 3 del pomeriggio o alle 7 di sera non avrà gli stessi livelli di energia. Inoltre, altra cosa da tenere in considerazione è la componente genetica, alla quale si ricollega il principio di specificità, per il quale vi rimando a un video precedente. Un atleta che si allena sempre alle 3 del pomeriggio preparerà i propri sistemi metabolici e neuromuscolari a una competizione che avverrà alle 3 del pomeriggio. Questo è un fattore che molti allenatori spesso sottovalutano, ma a certi livelli sappiamo bene che niente può essere lasciato al caso, quindi questi fattori devono essere presi in considerazione quando si programma una pianificazione di allenamento mensile e settimanale. Una pianificazione giornaliera invece dovrebbe essere abbastanza semplice da attuare, soprattutto se presa in un contesto di pianificazione annuale. Infatti, la maggior parte degli allenatori professionisti lascia ampio spazio ai propri atleti per svolgere l'allenamento in tempi e circostanze appropriati. Dobbiamo inoltre ricordarci che gli atleti non sono robot e ognuno risponde in maniera individuale a un programma di allenamento. Dunque, per aumentare l'adesione a questo programma sarà necessario non solo stilare una serie di esercizi
interessanti e che coinvolgano l'atleta, ma dovremo anche guardare all'empatia, alla collaborazione e al fatto comunque che l'atleta provi un senso di piacere e di soddisfazione in ciò che fa, soprattutto per quanto riguarda gli atleti più giovani. E voi? Pianificate i vostri allenamenti? Lo fate da soli o avete un allenatore? Pianificate su base annuale, semestrale, mensile? Come vi regolate? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Se invece non vi è piaciuto mettete un dislike e scrivete nei commenti che cosa non vi è piaciuto. Mi aiuterà a migliorare e a far crescere il canale. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!